Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e ben ritrovati qui nel mio studio. Oggi voglio fare un video ad integrazione di un video che avevo fatto precedentemente, poco tempo fa, in cui parlavo di come l'avvento di NAM 2 stesse cambiando le carte in tavola nel mondo dei sistemi digitali profiler. E ovviamente ci tengo anche a precisare che questi concetti, questa discussione che faccio qui oggi è applicabile anche a tutti gli altri profilatori, Tonex, Kemper, Quad Cortex, non solo del NAM, ok? Però prima di proseguire vorrei precisare alcune cose che riguardano il profiler, quindi vi rubo 2 minuti perché ho notato che sebbene siano passati anni c'è ancora parecchia confusione. Il profiler è un sistema digitale che ci permette di catturare il nostro amplificatore e farci una copia digitale da poterci portare comodamente dietro. Quindi praticamente mi fa una copia di quel determinato amplificatore con quelle precise e specifiche regolazioni. Questo significa che io prendo il mio Marshall, regolo alti, medi e bassi, gain, prendo un microfono ben preciso, me lo metto in una posizione ben precisa del cono e ci faccio il profilo. Ebbene, quello che ne esce è un'istantanea di questa situazione e che non la posso cambiare, non ci posso cambiare il microfono, non posso cambiare la posizione, non posso regolare, cambiare, modificare i valori di gain, di alti, di medi e bassi, perché la fotografia è stata fatta. Chiaramente qualcuno di voi dirà sì, beh, c'è il Liquid Profiling 2.0 che permette di fare questo. Io vi rimando naturalmente a questo video qua in cui ho parlato del Liquid Profiling 2.0 realizzato e inventato da Kemper, che sì, è vero, però è una roba un po' ibrida, permette fino a un certo punto con determinate limitazioni, ma sì, quello è possibile ed è al momento l'unico, ok? Però comunque il profilatore, il profiler, che sia Quad Cortex, Tonex, NAM, da quel lato lì sono tutti uguali, sono statici. La foto di questa situazione. Posso regolare alti, medi e bassi, gain? Certamente lo possiamo fare con il Tonex, con il NAM, ma sono delle regolazioni che vengono fatte praticamente in post, diciamo così, no? È come dire, è una regolazione fatta virtualizzata. Perché? Perché il profilatore, nel momento che va a profilare, quindi a creare la copia digitale, e poi anche quando va a riprodurla, quindi a fartela sentire quando la suoni, non può sapere che amplificatore era. Sì, certo, io posso dare un nome al preset, chiamarlo JCM 800, ma lui quando invia dei segnali non sa che quello è un JCM 800, quindi come fa, anche volendo, a poter replicare esattamente il comportamento dei singoli potenziometri di quel modello lì se non sa neanche che modello è? Che tra l'altro ce ne sono decine di migliaia al mondo e sono tutti un po' diversi, perché ovviamente sappiamo che non è una fisica esatta, ok? 2 amplificatori dello stesso modello, dello stesso anno, possono suonare anche un po' diverso. Ecco, quindi sì, vengono fatte queste regolazioni, ma sono un po' approssimative, ok? E ovviamente se si esagera c'è il rischio di creare appunto dei suoni che sono molto distanti dalla realtà. Quindi, ok, posso regolare alti, medi e bassi, il gain, ma si cerca sempre di giocarcela di pochi punti. Se voglio un suono con più gain, devo farmi un altro profilo con un altro livello di gain fisicamente regolato lì, capito? Ecco, questa è una cosa importante. Quindi immaginiamoci il profiler come faccio una foto dell'amplificatore, poi però io questa foto dopo con il Photoshop, ad esempio, posso metterci dei filtri, posso farla più chiara, posso farla più scura, posso farla più satura, posso desaturarla, farla in bianco e nero, farla a colori, ma è tutta una roba che faccio dopo. Il profilatore funziona così. E il modeler è un'altra cosa. Il modeler abbiamo praticamente che lo sviluppatore, il produttore di quel preciso sistema digitale, potrebbe essere Fractal, potrebbe essere una Helix, un Ampero, ci mette a disposizione un numero preciso e limitato di amplificatori. Questo può essere naturalmente ampliato con degli aggiornamenti successivi, ma non dipende da noi utenti, è lo sviluppatore che decide con un nuovo aggiornamento di aggiungere un nuovo modello. Quindi abbiamo sostanzialmente in quella data abbiamo quel numero di modelli, quel numero di amplificatori.
non c'è l'iVat Custom 100 e niente, non c'è, fai a meno, capito? C'è poco da fare. Il modeler è così, hai dei modelli ben precisi, definiti, e ogni parametro, ogni valore di quel determinato amplificatore viene misurato e modellato. Quindi praticamente abbiamo alti, medi, bassi, gain, master, il bright, la depth, la presence, che si comportano esattamente come si comporta l'amplificatore vero e cambiano e differiscono in base ovviamente all'amplificatore. Posso aggiungere un microfono, sostituire il microfono, cambiarlo di posizione. Questo è il modeler. Praticamente vado a modellare, vado a modificare il suono proprio come che fosse un amplificatore vero. Il rovescio della medaglia è che abbiamo quel determinato numero di modelli, non ne posso aggiungere io, ok? Quindi in questo caso, sempre facendo un'analogia con la fotografia, non vado a schiarire e scurire la foto dopo in post produzione, ma il modeler mi permette di applicare il colore che voglio proprio durante lo scatto, durante la foto, ok? Quindi è completamente un utilizzo diverso, e questa è una cosa fondamentale da capire per quello che voglio parlare oggi. Tutto quanto nasce, la discussione di oggi, questo era solo un incipit, da un commento di un utente del video che facevo riferimento prima. Questo utente, nel suo commento molto interessante, ha scritto varie cose, ma una frase ha catturato la mia attenzione e ha ovviamente portato me a fare questo video. Il rischio di passare ore a cercare quel suono, quel profilo, invece di farmelo e di suonare, è grande. Se sono in analogico o con i modeler, parto da una base e da lì mi muovo. Con il NAMM impazzisco a cercare quel suono scaricando non so cosa. Ore di ricerca che potrei sfruttare per suonare. Contestualizziamo, si parlava di NAMM, si parlava di profili, si parlava di Tone 3000 del cloud. Questo utente, fra le altre cose, diceva che effettivamente può capitare di passare ore a cercare nel cloud il profilo, il suono che piace a me, quando invece potevo farmelo e poi suonare, e il tempo che così risparmiavo dedicarlo a suonare. Ed è una grande verità, e questa frase qua nasconde anche delle informazioni molto preziose che adesso andiamo a vedere, e ce ne sono due fondamentali. Una riguarda il cloud, l'altra riguarda il profiler inteso come utilizzo. Cominciamo con la prima, il cloud. Ok, ogni sistema profiling, oggi parliamo di profilatori, ha il suo. Tonix ha ToneNet, Kemper ha il Rig Manager, c'è l'area all'interno del Rig Manager, il Quad Cortex ha il Cortex Cloud, NAMM ha Tone 3000 e via dicendo. Queste sono piattaforme, sono dei contenitori dove praticamente tutte le persone gratuitamente possono caricare le proprie creazioni, possono caricare il proprio profilo per condividerlo, se vogliono, con tutti gli altri, i quali a loro volta, sempre gratuitamente, possono scaricarsi i suoni e poi installarli nei loro dispositivi. Quindi sono dei grandi cloud, dei grandi contenitori dove chiunque può caricare profili, suoni, preset, e chiunque può scaricare. E il concetto non è sbagliato, perché la condivisione è anche un po' alla base, anzi senza un po', la condivisione è alla base anche dello sviluppo e della conoscenza. Però appunto il però qual è? Che non c'è nessun controllo, cioè non c'è nessuno che controlla che cosa viene caricato, con che qualità viene caricato. Ossia, quello che voglio dire è che nel mare magnum del tutto gratis, del tutto gratuito, c'è il rischio di trovare profili poco decenti, fatti male, è veramente molto alto.
a terra, senza girarci intorno, nel mare magnum del gratuito, del gratis, c'è tanta cacca. Nel mezzo a tutta sta cacca si trovano comunque profili buoni, preset buoni, degni di nota, ok? Ma perché questo? Perché ovviamente siamo in tanti, ci sono molti utenti. Per fare un profilo fatto bene bisogna avere delle conoscenze su come regolare il tutto, su come trattare l'audio, come microfonare, ok? Poi naturalmente bisogna avere anche strumentazione adatta, si utilizzano cavi di qualità, schede audio, convertitori o preamplificatori, DI box, reamping box di qualità, e naturalmente bisogna avere anche ovviamente il posto adatto per poter profilare, quindi un ambiente trattato acusticamente e via dicendo. Praticamente per poter fare un profilo fatto bene serve investire tempo, serve investire in studio, in conoscenza e anche in denaro, ok? Molti questo ovviamente non riescono a farlo, altri quindi magari caricano dei profili che sono amatoriali, che possono andare benissimo, però ovviamente il profiler, qualsiasi esso sia, può darti molto di più, ok? Se sai profilare, se hai conoscenze, se hai strumentazione. L'altro motivo è che molte persone semplicemente si avvicinano la prima volta a questo mondo e vogliono un po' sperimentare. Che ne so, prendo la mia Edrash, faccio il profilo di questo amplificatore qui, provo a caricarlo, vediamo cosa esce, cos'è questo pulsante qua, premo e lo carico nel cloud. Magari hai fatto un profilo che è venuto male, magari non sai neanche te bene come regolare i volumi, insomma hai voluto provare e l'hai caricato, ed è così che funziona. Nel cloud si trovano tante cose che valgono niente, ok? E quindi è da lì il punto che c'è veramente tanta roba, ma di tutta sta roba che se ne salva purtroppo è veramente poco. Quindi il rischio di passare ore a cercare quel suono che io ho in mente, quel profilo che al mio orecchio piace, ovviamente è molto elevato. E certo, ovviamente il problema è proprio questo. C'è un motivo se io, come altri colleghi che realizzano profili a livello professionale, io realizzo dei profili utilizzando strumentazione la migliore che ho sotto mano a disposizione, con tutti i crismi, si perdi tanto tempo, giorni di lavoro, di selezione, di prove, di test, cancella, rifai. C'è un motivo se i profili fatti bene vengono venduti e non vengono regalati, chiaramente, ok? Quindi quello che voglio dire è che nei cloud si trova tanta bella roba, però bisogna perdere tempo nel cercare, perché c'è tanto, e tanto di questo vale poco per i motivi che abbiamo detto prima. È un po' la natura delle cose, non c'è un controllo, un ente controllo qualità che dice ok, questo profilo è fatto bene, lo puoi condividere, ok? E per fortuna, ok? Bene, quindi questo è un primo problema. Il secondo qual è? Il secondo è come ultimamente si sta trattando il profilatore, il profiler. Il profiler è nato tutto con Kemper nel 2010-2011, quindi 15 anni fa. Poi la tecnologia si è evoluta, sono altre tecniche, però tutto è partito da lì. In un mondo in cui il digitale vi dava a disposizione determinati amplificatori con determinati parametri da regolare, ripeto, il modeler, Kemper se ne esce nel 2011 dicendo: con il mio sistema tu puoi farti una copia digitale del tuo amplificatore, qualsiasi esso sia, anche sconosciuto, magari anche un amplificatore homemade fatto da te, boutique, che nessuno conosce. Con il Kemper lo puoi profilare e ti porti addietro il tuo suono praticamente in digitale. Questa è stata la svolta. Kemper nel 2011 ha creato proprio veramente un game change, okay? Un cambiamento epocale da quel punto di vista lì, ma è proprio questo il punto. Il profilatore nasce per permettere all'utente di profilare il proprio amplificatore, non di usare quello degli altri. Certamente, grazie alle condivisioni è possibile, per fortuna,
condividere i propri suoni, i propri profili, ed è bello così, ma non è quello per cui è nato il profilatore, ok? Cioè, fare un profilo non è semplicemente registrare un suono, è una sorta di arte, e ogni produttore, io, l'altro, quell'altro, ognuno lo fa a modo proprio, perché non c'è una maniera esatta per farlo, ok? Ognuno ha le proprie tecniche, ognuno ha anche la propria firma, il proprio sapore, ognuno ha il proprio gusto, ok? Quindi sì, d'accordo, anch'io creo dei profili, regolo gli amplificatori, regolo i livelli, gain staging, uso i microfoni, i cavi, i preamp che secondo me per quella data situazione sono i più adeguati, e faccio un pacchetto profili che metto in vendita. Questo è business, questo è il mio lavoro, ok? Ma il profilatore nasce per permettere a te di fare il profilo del tuo amplificatore. Io ho il mio Kraken, uso 3 suoni a 3 canali. Nel pulito utilizzo il pulito clean con il guadagno a 4, utilizzo il canale crunch con il guadagno a 6 e utilizzo il canale high gain, quello incazzato, con il guadagno a 5. Basta, io mi faccio quei 3 profili, 1, 2, 3, ci metto 10 minuti, poi dipende un po' dal sistema che sto utilizzando, me li carico nel mio sistema digitale e io sono a posto. Non ho perso ore, non ho perso pomeriggi alla ricerca del mio suono. L'ho profilato, è lì il mio suono. Se un domani decido di utilizzare il Marshall o decido di utilizzare il Brunetti per portarmi in live il suono del mio Brunetti, ok, regolo il Brunetti secondo come piace a me, secondo la mia chitarra, secondo le mie orecchie, faccio quei 2, 3, 4 profili che mi servono e sono a posto. Il profilatore nasce per questo, e questo è l'utilizzo corretto del profilatore, perché è per questo che è stato concepito. Poi naturalmente gli anni passano, i sistemi si diffondono, si moltiplicano ovviamente anche gli utenti, e quindi c'è tutta questa condivisione che, ripeto, è bella. Non è sbagliato andare nel cloud, cercare profili di questo, profili di quello, non è sbagliato sperimentare amplificatori che magari non possiedo, non è sbagliato andare nel web e acquisto un pacchetto di profili fatti da un professionista, ok, non è sbagliato, ma lo voglio proprio sottolineare, non sarebbe quello il concetto che sta alla base del profilatore. Oh ragazzi, e ve lo dico facendo un po', praticamente tirandomi un po' la zappa nei piedi, io realizzo profili, realizzo preset, è un mio business, li metto in vendita sul mio sito, dovrei spingervi a dire comprate, perché poi in realtà non sarebbe onesto. Io vi dico invece che sì, è bello provare, testare, scaricare e, se voglio, acquistare, ma ricordiamoci che l'utilizzo del profilatore sarebbe quello di profilare il proprio amplificatore, non di usare i suoni di un altro, ok? Ecco, naturalmente mica tutti hanno amplificatori da profilare. Uno può dire io non ho amplificatori da profilare e quindi uso i suoni che trovo su Tone.net, su Tone 3000, su Cortex Cloud. Chiarissimo, benissimo, non è sbagliato, però tendenzialmente io l'ho sempre pensato così: se io non ho degli amplificatori da profilare, il profiler non mi serve, o meno, lasciatemi spiegare, lo sfrutto per metà di quello che in realtà potrebbe darmi. Cioè, io ho acquistato un profilatore e mi scarico profili fatti da altri quando potrei fare i miei, capito? Cioè, ecco, utilizzarlo in quella maniera lì significa usarlo per la metà delle potenzialità che ha. Allora forse, e dico forse, poi ognuno farà le proprie considerazioni, in tal caso forse tanto vale, anzi forse più che tanto vale, anzi forse è meglio utilizzare un modeler, un buon modeler. Mi prendo un Fractal a 300 passa modelli di amplificatori, 50-60 modelli di overdrive, cioè praticamente tutti gli amplificatori più famosi ci sono, e praticamente sicuramente in quella maniera lì
mi trovo più comodo, che se voglio fare qualche modifica, se voglio posizionare il microfono in una posizione diversa, cambiare cabinet o sostituire magari la testata con un'altra, regolare gain, presence in maniera diversa, lo posso fare perché è un modeler. Diversamente un profiler non è impossibile, ma diventa un po' più macchinoso, diventa un po' più difficile se non ho gli amplificatori lì, capito? Quindi ecco, il fatto di dire che con questo NAMM 2, con questo Tonex, con questo Quad Cortex passo ore alla ricerca dei suoni quando invece potrei semplicemente suonare, probabilmente è perché sono queste due cose messe insieme. Da una parte il cloud gratuito, dove praticamente arriva dentro di tutto, e nel mare magnum del casino ovviamente qualcosa di buono c'è, ma bisogna perdere tempo nel cercare, ok? Dall'altra è il fatto che non sarebbe quello l'utilizzo del profilatore. Il profilatore converrebbe usarlo se hai qualcosa da profilare, ok? Queste due cose messe insieme creano una mescola micidiale che portano il chitarrista a perdere pomeriggi alla ricerca del proprio suono che magari non trova mai, ok? Quindi non è colpa del profilatore, non è colpa del cloud, probabilmente è un po' come noi utenti ci interfacciamo con queste tecnologie. Ok? Ecco, questo era un po' un punto di riflessione che ci tenevo a farlo, perché veramente passano gli anni, io queste cose qua le ho dette, ridette, sono tritte e ritritte, eppure passano gli anni e ancora ci caschiamo, quindi era giusto mettere un po' i puntini sulle i. Io spero che questo video vi sia stato anche per voi un modo per riflettere su questo. Ripeto, giusto o sbagliato non c'è, però ovviamente ci sono delle cose che convengono e delle cose che non convengono fare, diciamo. Quindi ecco, ovviamente anche voi, spero che possiate anche voi ragionarci su questo, magari rivalutare magari la vostra posizione. Detto questo, vi invito come al solito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e fate un salto anche sul mio sito robirocks.it, dove trovate appunto i profili che io realizzo, trovate appunto anche gli IR e gli impulse response, perché sì, non è sbagliato provare, trovate anche i miei preset e i miei profili gratuiti, se volete andate su Ton 3000, trovate anche là. Quindi sperimentare è sempre bello ed è sempre giusto, però naturalmente mettiamo i piedi per terra e sappiamo come dovrebbero essere utilizzate le cose. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!